Ciao a tutti, sono Hiro. Grazie per aver seguito il mio canale. Oggi facciamo un dolce. Vi presento come preparare mille crepe, torta di 1000 crepe. Un dolce fatto con tanti strati di crepe e panna montata come 1000 foglie. Forse chi è stato in Giappone abbia visto questo dolce. Sembra un dolce francese, ma in realtà nato in Giappone circa 40 anni fa in una pasticceria a Tokyo. Credo che in Italia non sia ancora stato presentato. Vi avviso che preparare questo dolce è un po' impegnativo perché dobbiamo fare tante crepe. Esistono tante attrezzature per preparare crepe. Oggi uso questa padella, diametro di circa 20 cm. Scegliete voi il metodo che preferite. Per fare questo dolce vogliamo fare le crepe sottili e elastiche. Vi sembra difficile? Non vi preoccupate, poi vi spiego il trucco segreto. Oggi facciamo le crepe semplici. Con l'aggiunta di cacao amaro o tè verde matcha si può cambiare il gusto. Scrivo gli ingredienti e le dosi. Aprite riepilogo e leggete le spiegazioni. Siete pronti? Cominciamo a preparare! Prepariamo la pastella. Rompiamo 2 uova. Sbattiamo bene con una frusta. Mettiamo la farina stacciando con un collino. Poi con la frusta mescoliamo bene. Durante la preparazione di crepe ci saranno sempre dei grumi di farina, ma dopo cogliamo la pastella. Ora cogliamo la pastella. Copriamo con la pellicola e facciamo riposare in frigo. La densità della pastella è più o meno così. Facendo riposare in frigo la pastella, la consistenza di crepe diventa elastica. Ora cuociamo le crepe con la padella. Scaldiamo la padella a fuoco medio e ungiamo leggermente con l'olio. Versiamo un mestolo di pastella sulla padella calda. Poi subito, girando la padella, facciamo allargare la pastella. Il tempo di cottura è meno di un minuto.
Poi facciamo passare una spatola al bordo della crepe. Alziamo la crepe e poi giriamo. Avrei dovuto cuocere di più. Cuociamo un altro lato per 15 secondi. Poi mettiamo su un piatto. Facciamo un'altra crepe. Versiamo un mestolo di pastella. Poi subito, girando la padella, facciamo allargare la pastella. Il tempo di cottura è circa 1 minuto. Poi facciamo passare la spatola al bordo della crepe. Alziamo la crepe e giriamo. Cuociamo per 15 secondi. E mettiamo su un piatto. Prima di fare la crepe successiva, spegniamo il fuoco che la padella è ancora calda. Poi versiamo un mestolo di pastella. Subito girando la padella facciamo allargare la pastella. Poi accendiamo il fuoco sempre medio. Continuiamo a fare il resto. Oggi ho aggiunto la metà della dose di pastella per creare più fette di crepe. Vedete, le crepe sono elastiche. Oggi ne ho fatte 20 fette di crepe. Vorrei fare 1000 crepe con tanti strati. Ora copriamo con la pellicola e facciamo raffreddare in frigo. Vorrei tagliare tutte le crepe a cerchio uguale. Prendo questo stampo per la torta. Uso questo fondo dello stampo. Potete usare un cartone tagliato a cerchio. Mettiamo 5 fette di crepe. Poi sopra mettiamo il fondo dello stampo. Tagliamo il bordo con un coltellino. Il bordo tagliato mangiate come preferite. Ora montiamo la panna. Per 1000 crepe preferisco montare così, poi ogni strato di panna mantiene il volume. Ora facciamo gli strati di crepe e panna montata. Metto una fetta di crepe, aggiungiamo la panna montata, non troppo, più o meno questa quantità. Poi spalmiamo con una spatola o un coltello da tavola. Mettiamo una fetta di crepe.
spalmiamo la panna montata. Girando il piatto che sta sotto, riusciamo a spalmare la panna facilmente. Continuiamo a fare. Questo è l'ultimo strato. Sistemiamo il bordo con la spatola. Copriamo con la pellicola. Facciamo riposare in frigo almeno per un'ora. Per tagliare la torta a fette, bagnate il coltello con l'acqua calda, così più facile da tagliare. Detta! È stato impegnativo, ma sono molto soddisfatto del risultato. Ora assaggio. Itadakimasu. Il profumo della vaniglia delle uova si sposa bene con la dolcezza di panna. È una combinazione perfetta. Si può aggiungere qualche frutta della stagione, come fragola, arancia. A me piace la crepe sottile ed elastica, ma non dura. È molto piacevole sentire la consistenza tra i denti. Il crepe non è troppo dolce. Una fetta l'ho mangiato in un secondo e mangerei un'altra fetta. Quando preparate le crepe, all'inizio vengono sempre male, ma facendo più volte riuscirete a farle belle e sottili. La dose della pastella per una crepe cambia, dipende da quanto grande è la padella che userete. Quindi vedete voi quanto mestolo per una fetta di crepe. Possiamo preparare questo dolce senza il forno? Preparate con i bambini che si divertiranno. Poi impareranno subito come usare la padella. Provate la mia ricetta di 1000 crepe, torta di 1000 crepe. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace e iscrivetevi per altre ricette. Ci vediamo alla prossima. Mattane!